Vuoi preparare in casa i frullini più amati d'Italia? Mia figlia li adora e ormai non li compro più, ma glieli faccio ogni settimana. In questo video vediamo come replicare le mitiche macine in una versione casalinga ancora più buona, profumata e genuina. La chiave del loro successo? L'uso della panna fresca nell'impasto, che dona una consistenza unica e una friabilità spettacolare, perfetta per l'inzuppo nel latte, e anche l'utilizzo dei semini della bacca di vaniglia che conferiscono ai biscotti quella fragranza e sapore super buono e unico. La ricetta è semplicissima, veloce e richiede pochissimi ingredienti che sono sicura li hai già in dispensa. Metti un like se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Ora iniziamo subito e mi raccomando, ogni ingrediente utilizzato dovrà essere a temperatura ambiente e quindi tolto dal frigorifero almeno mezz'ora prima. All'interno di una ciotola mescoliamo insieme 400 g di farina 00, 70 g di fecola di patate e una bustina di lievito per dolci vanigliato e setacciato. Preleviamo così con la lama di un coltello i semi da una bacca di vaniglia, praticando un'incisione lungo tutto il lato verticale e man mano che li ricaviamo li versiamo sopra la farina così come mostrato in video. Mescoliamo ancora e ora sarà il turno dello zucchero semolato, esattamente 150 g più un uovo biologico. Mescoliamo così al centro e aggiungiamo poi gradatamente e nel mentre che mescoliamo anche 200 ml di panna fresca di quelle non zuccherate. Una volta amalgamato bene il tutto uniremo anche il burro, esattamente 60 g. Ora inizieremo ad impastare con le mani, prima all'interno della ciotola e successivamente sul piano di lavoro leggermente infarinato, così da creare una palla liscia, morbida e non più appiccicosa. Eccola qui, la avvolgeremo con la pellicola trasparente e la riporremo nel frigorifero per una mezz'oretta. Trascorso questo tempo riprendiamo l'impasto e sempre sul piano di lavoro leggermente infarinato lo stendiamo con il mattarello ad uno spessore non tanto sottile. Io sono andata ad occhio ricordando le macine classiche. Ora con un coppapasta rotondo del diametro più o meno di 5 cm ricaviamo dei dischi che poi bucheremo al centro con la bocchetta più stretta delle sac à poche. Se non trovate la misura giusta fate come me, dopo varie prove bucate leggermente per la seconda volta vicino al foro appena creato per fare proprio il buco al centro più simile possibile alle macine. Poi ovviamente questo è un mio perfezionismo, però non vi preoccupate, sono pur sempre dei biscotti casalinghi e non a livello industriale, tutti uguali e perfetti, ecco. Con queste dosi dovrebbero uscire più di 30 biscotti. Cuoceremo quindi una prima teglia in forno preriscaldato a 160 gradi per 15 minuti. E voilà, la prima infornata è stata tolta. E già il profumo è da svenimento. Non c'è caldo che tenga, ragazzi, accendetelo questo forno per cuocere le meravigliose macine fatte in casa, perché ne vale davvero la pena. Guardate quanto sono friabili. Restano così ottime per diversi giorni chiuse nella scatola di latta oppure in quelle ermetiche e tenute in un luogo fresco della casa. Ultimata anche la seconda infornata, non ci resta altro da fare che ammirarle in primis e successivamente gustarle, pensando che veramente queste macine sono diventate i nostri biscotti preferiti. E come si inzuppano bene! Wow! Sì, lo so, vi ho proposto un classico per eccellenza, ma nella sua semplicità è una di quelle ricette che ti restano nel cuore e che devi assolutamente appuntare sul tuo quadernino delle ricette. Fateli questi frullini, mangiateli e mi darete ragione. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!